Ciao ragazzi, allora, oggi parliamo dell'asilo nido e della scuola materna. Sono tutti e due, sono tutte e due scuole che non sono obbligatorie. L'asilo nido va dagli 0 ai 3 anni. I bambini vengono lasciati lì a delle insegnanti qualificate e chi non può guardarli e comunque non ha dei nonni a cui affidarli, li lascia in questi asili nidi. La scuola dell'infanzia o scuola materna, ugualmente, stesso discorso, dai 3 ai 6 anni non è obbligatorio. Anche qui, soprattutto per quello che riguarda le scuole comunali, quindi le scuole che dipendono dal comune, non quelle private, che sono in mano a persone private, a volte capita che chiedano di lasciare il posto a chi davvero ha bisogno. Quindi se si hanno dei nonni o qualcuno che può guardare i ragazzi a casa, molto spesso si chiede appunto di tenerli a casa. Nel video scorso non vi ho parlato di questa differenza in effetti. Ci sono le scuole comunali che dipendono dallo Stato, comunque dal comune, e le scuole private che hanno una retta maggiore, quindi costano di più rispetto a quelle comunali che hanno solo pochi euro, poche centinaia di euro l'anno come spesa e riguardano l'assicurazione più che altro. E le scuole private c'è l'idea che siano un pochino più facili in alcuni casi, perché appunto si paga di più. Poi non è vero, sono le solite leggende metropolitane, dipende dagli insegnanti e da tante altre cose. E l'unica differenza è che appunto quelle private costano obiettivamente di più, mentre quelle comunali costano un po' di meno. Poi ci sono anche tante scuole comunali o statali che comunque sono conosciute come essere abbastanza difficili da affrontare e a seconda degli insegnanti che ci sono prendono questa nomea, questa fama in città. Per esempio io ero stata in un liceo scientifico che quando andavo io era ritenuto quello più complesso non solo del mio comune ma della provincia, che poi non era vero, anche se dicevano che alcune sezioni erano peggio di altre, forse sì e forse no, dipende anche dagli studenti. Voi sapete meglio di me che c'è chi magari si trova meglio con determinati insegnanti e chi si trova peggio e non è colpa di nessuno perché è semplicemente questione di carattere e di porsi. Ma vabbè, dettagli. Torniamo alla scuola materna. La scuola materna quindi non è obbligatoria, però comincia a insegnare ai ragazzi, ai bambini, a disegnare, a scrivere, a leggere e ultimamente si insegna anche un po' di inglese, quindi vocabolario più semplice, i colori, il nome dei genitori, dei parenti in generale, degli animali, cose così. E il bambino comunque comincia a stare a contatto con altri bambini e magari si abitua un po' meglio all'idea di stare poi a scuola obbligatoriamente. Io non ho fatto l'asilo nido e la scuola materna l'ho frequentata solo per pochi mesi, se devo dire la verità, perché non mi trovavo bene. E, però poi alle elementari, a parte i primi giorni che sono stati un po' complessi, diciamo che è andata bene. Infatti, dopo la scuola materna inizia il periodo di scuola obbligatoria. Ci sono i 5 anni di scuola elementare e la scuola elementare appunto va dai 6 agli 11 anni in generale, poi dipende da quando è nato il bambino. Per esempio io sono nata a fine gennaio e mi hanno fatta andare a scuola che avevo già 7 anni, mentre
tanti ragazzi sono andati a fine anno e sono andati a scuola che ne avevano 5, quindi dipende un po'. In generale si va dai 6 agli 11 anni, mettiamola così. Anche qui si comincia a studiare le materie in maniera un pochino più approfondita. Italiano, matematica, scienze, alcuni hanno informatica. Quando andavo io il computer non funzionava e poi era da poco comune, quindi insomma sono vecchiotta. Storia, geografia, qualcosa di legge, quindi soprattutto come comportarsi con gli altri, alcuni laboratori ed educazione fisica. Educazione fisica che comunque a scuola in Italia non ha un grande valore, diciamo, un po' come religione, che alcuni la fanno e altri no, ovviamente, perché non è obbligatoria. Educazione fisica è fatta fare a tutti, a meno che non ci siano problemi di salute, però non è che sia così importante a scuola. Mi sembra che già dopo il terzo anno adesso ci sia un esamino fatto dallo Stato, ma non sono sicura. Sicuramente dopo il quinto anno, come accennavo, c'è l'esame di Stato. Ci sono dei test veloci di italiano, di matematica, di lingua straniera, perché anche qui c'è inglese sicuramente. Non sono sicura che ci sia anche la seconda lingua straniera obbligatoria. Sicuramente c'è facoltativa, credo. Non penso sia obbligatoria. E un esame orale. Credo di averli detti tutti, sì. E ovviamente viene fatto dagli insegnanti e questi un po' aiutano, diciamo, almeno in passato aiutavano, poi adesso bisogna vedere. E si può portare anche una tesina sulle cose che sono piaciute di più, tipo io avevo portato la Germania di geografia insieme alla prima guerra mondiale in storia e forse qualcosa di francese. No, avevo fatto inglese, gli ultimi 2 anni avevo fatto inglese, gli ultimi 2 anni di elementari, perché non era obbligatorio tutti e 5 gli anni, e forse una filastrocca in inglese, non mi ricordo bene perché è passato qualche anno, però in generale c'è la parte scritta, matematica, italiano e domandine varie, e la parte orale in cui appunto gli insegnanti fanno delle domande e si può portare questa tesina. E direi di passare al prossimo video per le medie e le superiori.